Allora, questa è la parete, io farò la pietra fino a questa linea qui, un po' a zig zag. Ho già coperto, adesso passo un ponte ancorante per la parte del muro dove fisserò le lastre di polistirolo. Ecco da passare il ponte ancorante per tutta la parete fino in alto, dove verrà attaccata la schiuma, quella poco espansiva, per far tenere le nostre lastre. Ecco, una volta finito il primer iniziamo a preparare i pannelli. Io ho questi di polistirene di 2, 3, 4 e 5 cm di misura, che alternerò facendo appunto qualcosa sfalsata per dare delle forme alle pietre. Mi fermo qui sopra la porta come vuole il cliente, e qui il buco. Adesso ho fatto un altro pezzo di finta roccia che attaccherò con delle calamite, eccole qui. Ho messo 2 pezzetti di legno, metterò le calamite sia qui che nel pezzo di roccia. Eccolo qui il pezzo di roccia, quindi attaccando poi le calamite nasconderà tutto, e poi una volta pitturato e verniciato tutto uguale non si noterà più. Qua. E adesso con una colla fibrata inizio a passarla e a seguire le forme del polistirolo. Accendiamo il motore, il colore è già dentro e iniziamo a spruzzare. Wow, è umidissima, appena finito di spruzzare ormai deve asciugare, e poi si possono fare le sfumature sugli angoli, su quasi tutte le pietre. E sto iniziando a dare le mie sfumature, eccola qua, sfumature date col colore del muro, un pennello, solo le punte, e vediamo che ci esce così. Vedi? Questa è una parete in finta pietra realizzata col polistirolo attaccato alla parete, poi una colla da cappotto passata sopra emulando la pietra, facendo le crepe, poi l'ho pitturata e l'ho fatta assomigliare alla pietra. Inoltre, siccome in alto va messo il LED, questa pietra l'ho fatta che si stacca con 4 calamite, il tubo pronto per arrivare lì in alto, e quella pietra c'ha le calamite che appunto serve a nascondere questo pezzo, e questa è la parete.